Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Cosa abbiamo all'interno di questa scatola? Andiamo a vederlo subito. Ed ecco qua, guardate che spettacolo! I pezzi per la Yamaha YZR M1 di Valentino Rossi, conosciutissima con la sigla M1. Io ovviamente non faccio finta di non averlo ancora aperto, ho già aperto tutto, figuriamoci se aspettavo. Comunque all'interno troviamo ancora solo due numeri, sapete che all'inizio è sempre così nelle collezioni, poi diventeranno 4. Ho già spiegato nel primo video le tempistiche e le consegne appunto che verranno date fino a tot giorni, tot settimane, 2 numeri e poi 4. Qui abbiamo il numero 6 e il numero 7. Saluto Diego e un mio iscritto che mi ha incaricato di montare la sua Yamaha M1. Io con tanto piacere ho accettato. Se qualcuno di voi avesse piacere di farsi montare qualche modello, mi contatti. Sto cercando le forbici. Eccole qua. Avete presente quando vi preparate tutto convinti che poi non vi manchi nulla e poi sistematicamente non mi ricordo mai dove metto le cose? Questo è un gadget che ovviamente insieme anche alla moto andrà a Diego. È un libricino degli appunti con il numero, devo dirvelo, va bene dai, lo diciamo, con il numero 46, molto carino. Considerate che a noi ci interessa la moto, queste sono cose in più. Allora, andiamo a vedere cosa riceviamo in queste due uscite, poi farò una rappresentazione di quello che abbiamo montato fino al numero 5 e poi seguirà il video del montaggio numero 6, il video del montaggio numero 7, quindi mi raccomando non mancate, iscrivetevi se avete piacere al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Adesso no, stavo pensando se farvi vedere l'interno del fascicolo adesso o farvelo vedere ad ogni montaggio. Facciamo che lo faccio vedere ad ogni montaggio. Andiamo subito a dare un'occhiata a quelli che sono i contenuti di questo fascicolo numero 6. Guardate, io vi dico soltanto che, e ve lo faccio anche notare a voi, che secondo me la De Agostini ha sbagliato foto. Mi spiego meglio. Se andiamo a vedere l'ammortizzatore, guardate che bello che è. Se andiamo a vedere l'anodizzazione della canna in alluminio, perché questo è metallo ma questo è alluminio anodizzato, è praticamente, come ho detto anche nel video precedente, uguale a quella vera. Se però andiamo a vedere quello che è rappresentato in foto, è bruttissimo. Guardate invece cosa è questo serbatoio per il recupero. È plastica, è questo è plastica.
però guardate, non corrisponde assolutamente in nessuna foto a questo, che è orribile. Non capisco perché. Io sinceramente ho desistito sia per un fatto economico, come avevo spiegato, e sia perché non ve l'avevo detto, non mi piaceva questo oro questo oro ducale. Questo invece è un oro ricco, come quella vera. Infatti, se andiamo a vedere l'uscita numero 7, guardate lo stelo e ditemi se è uguale. Non c'entra la foto, cambia proprio la finitura, non c'è paragone. Secondo me hanno sbagliato a fare delle foto così, con questo colore, con questa finitura, perché è veramente brutta. Questa è bella. Io penso che molti che non sanno che in realtà arriva questa non faranno la collezione, perché questo è un pezzo molto importante della moto. Bene, torniamo al fascicolo numero 6. Troviamo questo, che è il cilindro di recupero. Questo è metallo, questo pezzo qui, pesante. Poi andiamo a pesarlo. Sapete che a me piace pesare le cose per far arrivare a voi anche un po' il senso di quella che è non solo la misura per quanto riguarda lunghezza, che anche quello faccio, ma proprio la misura di peso. Saluto anche Ludovico che mi ha mandato un messaggio. Ludovico, ciao Ludovico, 3 volte ti ho nominato in pochi secondi. E lo ringrazio per avermi ringraziato lui a sua volta, perché dice che apprezza il fatto che io pesi quello che appunto monto, per dare a voi anche un'idea, come dicevo prima, del peso, e che faccio la rappresentazione ogni volta di quello che ho montato. È una cosa che a me mancava molto quando guardavo i video di montaggio. Io invece da subito ho detto no, assolutamente, io lo devo fare. Comunque abbiamo questa, che è la staffa pinza freno di sinistra, tutta in metallo. Questo poi andrà così. Ci danno anche una chiave a brugola, 2 serie di viti B e C, una a stella, questa la B, e una a brugola, la C. E poi guardate, questo che vi sto facendo vedere è tutto plastica in questo sacchetto. Abbiamo questo che è la copertura staffa sinistra, vedete la lettera L. Controllate sempre, perché possono sbagliare, è anche accaduto. Controllate sempre le lettere, mi raccomando. Questi sono i dadi pinza freno in plastica verniciati, ma sono carini, guardate che belli. E poi abbiamo questa che è la copertura posteriore della staffa, anche questa sotto con la lettera L sinistra. Bene, mettiamo via questo e gli altri pezzi e adesso andiamo a vedere. Che bello questo, quello che abbiamo trovato invece nel fascicolo numero 7. Ecco qui, vi faccio soltanto vedere poi, quando avremo finito questa sessione di montaggio, il risultato sarà poi questo. Ed ecco la numero 7, uscita numero 7.
questo è quello che troviamo. In sole 7 uscite ci hanno dato già gli steli anteriori Öhlins. Che bellezza! Guardate che, lo so, l'ho già detto, ma questo è davvero un valore aggiunto. Questa anodizzazione che hanno fatto, tra l'altro anche la doratura sullo stelo, come proprio quella vera, è bellissima. Ed ecco qui la scritta. Ditemi voi se non è perfetta, bellissima. Abbiamo questo, quindi è il fodero con stelo di destra. Pinza freno anteriore, scritta Brembo, con la freccia che ti indica il senso di rotazione del disco. Non sbagliate a montarli, mi raccomando, Stavo guardando una cosa. Sì, probabilmente non potreste neanche sbagliare, perché abbiamo l'uscita qua del cavetto dell'olio dei freni, quindi ecco, non è possibile sbagliare, meglio così. Poi abbiamo questo pezzo che è in metallo, che abbiamo anche visto nelle uscite precedenti, ma quello che mi piace tanto di questo elemento vi faccio vedere un'altra volta, è la cura del particolare. Hanno riprodotto la fibra di carbonio, guardate che bello questo pezzo, e in più le due viti a brugola sembrano vere. È davvero bellissimo questo particolare, anche sotto, vedete, perché questo lato si vede. Questo è dove finisce, vedete che è tutto nero, e poi questo, molto bello. Ok, dividiamo le parti metalliche da quelle in plastica, perché sapete che possono danneggiarsi se mettete il metallo insieme alla plastica. Ovviamente il metallo è un materiale più duro e quindi andrebbe a rovinare in caso di battuta decisa, ecco, potrebbe rovinarvi il pezzo, la vernice. Ok, adesso metto un attimo in pausa e andiamo a prendere quello che abbiamo montato fino all'uscita numero 5. Ed ecco qua, guardate quanti pezzi abbiamo già assemblato. Volevo anche dire che nel momento in cui doveste decidere di contattarmi per montare un vostro modello, sappiate che io ne ho molta cura, vi basterà guardare tutte le fasi di montaggio che eseguo negli altri modelli, e soprattutto mi occupo di andare io stesso a farvi sostituire il pezzo. Ovviamente se siete fuori dalla mia zona io ve lo segnalo, vi faccio le foto del pezzo difettato e vi dico come fare. In questo caso ho potuto farlo, guardate, perché vedete qui abbiamo un bel difetto e qui abbiamo un altro difetto. Può succedere, non dovrebbe. Perché non dovrebbe? Per tutto quello che ho sempre detto, non dovrebbe, perché ci dovrebbe essere un controllo qualità che è completamente inesistente. Ho già segnalato più e più volte la cosa a tutte le aziende che fino adesso mi sono trovato a contattare con i modelli che sto facendo,
e per nessuna azienda di queste esiste un controllo qualità, si evince da quello che vi arriva a casa molte volte. Comunque questo ha un difetto e qui guardate manca un po' di vernice, quindi non ci sono problemi. Abbiamo scritto, attendiamo adesso i pezzi che ci hanno detto che stanno arrivando. Dovessero esserci altri problemi? Nessun problema per me, se non quello di avere il fastidio di fare le foto e una nuova email. Riscrivo e mi faccio rimandare i pezzi, perché la De Agostini, in questo caso, non mi ha mai creato problemi. È fastidioso, ripeto, per tutto quello che ho già detto, però l'importante poi è ottenere il risultato perfetto. Noi il prodotto lo paghiamo per nuovo e soprattutto che deve essere tutto a posto, e così lo dobbiamo pretendere. Bene, penso di avervi detto tutto. Qui abbiamo i due freni carbon ceramica, abbiamo anche lo stemma piccolo Brembo, eccolo qui, questo è il logo Brembo. Ricordatevi quando andrete a montarli di guardare il senso di rotazione della freccia, vedete? O meglio della ruota, e la freccia deve ovviamente andare verso il senso di rotazione. A parte che, ecco, c'è comunque la lettera, vedete? Sinistra L, destra R, eccola qua. Non vi potete sbagliare a meno che non lo vogliate proprio voi. Questo è il copertone, guardate che spettacolo. Io ho guardato da vicino con la lente e le scritte sono perfette. Guardate anche voi. Non ci si può proprio dire niente su questo pezzo, guardate. Bene, infine vi faccio vedere il musetto. Eccolo qua, molto bello. La verniciatura? Beh, allora la verniciatura non dovrebbe essere così, dovrebbe essere lucida. Non ve lo devo dire io, chi è che non lo sa? Purtroppo, peccato, perché lucida non è. Io ho un'idea in mente che ho già detto a qualcuno che mi ha scritto, mi devi scusare, non mi ricordo il nome perché siete veramente tanti a scrivermi e mi fa molto piacere. Ho già detto che ho un'idea per poterla un po' lucidare. Ovviamente se la volete proprio a specchio dovete verniciarla con la vernice trasparente, è ovvio. Diversamente forse riuscirò a ottenere una lucentezza maggiore, ma miracoli non se ne possono fare, se non, come vi ho detto prima, appunto verniciandola. Comunque vediamo dai cosa riusciremo a ottenere e se riuscirò a ottenere qualcosa. Se il risultato sarà soddisfacente in primis per me, sicuramente lo proporrò anche a voi. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, Michele vi saluta, un saluto anche ai vostri cari più cari, grazie mille del vostro tempo, grazie anche perché mi sono accorto che molti di voi non saltano la pubblicità, dandomi così una grandissima mano. Soldi non ve ne chiedo, anche se ci sono dei link in descrizione, altre possibilità, perché, perché qua soldi non ci si batte chiodo, soldi non ce n'è ragazzi, non ce n'è, non ne ho io, non ne avete neanche voi, quindi ecco, mi sono sentito di dirvi questo, almeno non saltatemi le pubblicità, mi fate davvero un grande favore e mi date una grandissima mano di aiuto, perché è la pubblicità che può portarmi qualche centesimo, badate bene, non ho sbagliato a dare il senso della misura monetaria, è proprio qualche centesimo. E quindi ecco che con tante visualizzazioni magari alla fine del mese una pizza forse riesco a pagarla. Ancora no, ma forse. Grazie ragazzi, grazie veramente e grazie di credere in me e di darmi la possibilità di continuare
a credere in quella che è la mia passione, che ci ho sempre creduto, ma un conto è essere appassionato di qualcosa e un conto è, tra virgolette, catturare l'attenzione di chi ti guarda e dare piacevolezza di questo. Ecco, su questo sicuramente devo lavorare molto, perché vorrei fare i video molto più brevi, però ecco, non vorrei cadere in quello che non vorrei cadere, cioè a fare solo il montaggio senza spiegare nulla, perché è ovvio che se faccio un montaggio fine a se stesso, penso che ogni video non arriverebbe neanche a 10 minuti, ecco. Va bene, adesso veramente basta, vi saluto, perché altrimenti non solo non vi iscrivete e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, ma vi cancellate, non lo fate ragazzi, per carità, è una bruttissima azione cancellarsi dal canale di Michele, soprattutto una volta che vi siete iscritti, mentre invece se non vi siete iscritti, la buona azione potrebbe essere quella di iscriversi. Ciao ragazzi!